Ciao a tutti e benvenuti, anzi bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui con me oggi per un video che, ve lo anticipo, sarà ricco di, diciamo così, succulenti pettegolezzi. No, non fraintendetemi, non sono qui per spargere veleno, ma per analizzare, con un pizzico di ironia, alcune dinamiche che sembrano muoversi dietro le quinte di una delle coppie più amate, ma anche discusse, del panorama turco, Burak Özçivit e Neslihan Atagül. Nelle ultime settimane, infatti, si sono susseguite voci, indiscrezioni, articoli più o meno veritieri che riguardano, in particolare, presunte rivelazioni da parte di Burak sulla famiglia di Neslihan. Rivelazioni shock, si dice. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Cercheremo di fare chiarezza, separando i fatti dalle speculazioni, e cercando di capire quali potrebbero essere le motivazioni dietro queste presunte dichiarazioni. Prima di addentrarci nel vivo dell'argomento, però, permettetemi di ricordarvi, come sempre, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nemmeno un video e, ovviamente, lasciate un bel mi piace se l'argomento vi interessa. Il vostro supporto è fondamentale per me. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci subito nel vivo della questione. Come dicevo, il gossip che circola riguarda delle presunte rivelazioni shock da parte di Burak Özçivit sulla famiglia di sua moglie, Neslihan Atagül. Il condizionale, in questi casi, è d'obbligo, perché al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Tutto si basa su articoli di giornali, post sui social media e chiacchiere di corridoio. E qui, cari miei, inizia il divertimento, e anche un po' la paranoia, diciamocelo. La prima domanda che dobbiamo porci è: di quali rivelazioni stiamo parlando? Secondo le fonti più insistenti, Burak avrebbe espresso delle preoccupazioni, se non addirittura un certo malumore, riguardo ad alcuni comportamenti di membri della famiglia di Neslihan. In particolare, si parla di possibili ingerenze nella loro vita privata e professionale, di richieste economiche considerate eccessive e, in generale, di una presenza percepita come ingombrante. Ma andiamo oltre la semplice enunciazione. Proviamo a scavare più a fondo in queste presunte ingerenze. Di cosa stiamo parlando esattamente? Che tipo di decisioni familiari potrebbero influenzare la vita privata di Burak e Neslihan? Forse questioni legate alla gestione della loro immagine pubblica? Oppure, più semplicemente, si tratta di consigli non richiesti su come educare il loro figlio, Karan. Ora, è importante sottolineare che queste sono solo voci. Potrebbero essere totalmente infondate, frutto di invenzioni o di esagerazioni. I giornali scandalistici, si sa, amano gonfiare le notizie e creare drammi dove magari non ce ne sono. Tuttavia, è innegabile che qualcosa si stia muovendo. Il fatto stesso che se ne parli così tanto, anche se in maniera indiretta e non ufficiale, suggerisce che potrebbe esserci un fondo di verità. Il silenzio, in questi casi, può essere assordante. E quando una notizia del genere circola con tanta insistenza, anche la mancanza di smentite ufficiali può essere interpretata come un indizio. Analizziamo, quindi, le diverse ipotesi. Innanzitutto, è plausibile che Burak, da uomo molto riservato e attento alla sua privacy, possa sentirsi a disagio di fronte a una famiglia, quella di Neslihan, che magari ha un approccio più aperto e meno formale. Le differenze culturali e di background possono giocare un ruolo importante in questi casi. Burak, con la sua immagine impeccabile e il suo profilo basso, potrebbe trovare difficile adattarsi a una famiglia più estroversa e meno attenta alle apparenze. E questo, ovviamente, non significa che la famiglia di Neslihan sia sbagliata, semplicemente diversa. In secondo luogo, non è raro che, nelle famiglie dei personaggi famosi, si creino dinamiche complesse legate al successo e alla ricchezza. Pressioni, aspettative, richieste di aiuto economico, sono tutte situazioni che possono mettere a dura prova anche i rapporti più solidi. Potrebbe quindi essere che Burak si senta sotto pressione a causa di queste dinamiche familiari. Immaginatevi, cari miei, la quantità di persone che si avvicinano a una coppia come Burak e Neslihan solo per interesse. Amici, parenti alla lontana, persino sconosciuti che cercano di sfruttare la loro fama e il loro denaro. È una situazione difficile da gestire, soprattutto se non si è abituati a questo tipo di attenzioni. Un altro elemento da considerare è la carriera di Neslihan. L'attrice è molto richiesta e ha una sua indipendenza professionale.
Potrebbe essere che Burak, in quanto marito e collega, si senta in dovere di proteggere Neslihan da eventuali influenze negative o da scelte che potrebbero danneggiarla. Neslihan è una donna forte e indipendente, ma è pur sempre una moglie e una madre. Burak potrebbe sentirsi responsabile del suo benessere e della sua felicità, e quindi cercare di proteggerla da eventuali problemi o difficoltà. Magari, Burak percepisce che alcune decisioni prese dalla famiglia di Neslihan, sebbene fatte con le migliori intenzioni, potrebbero in realtà avere un impatto negativo sulla sua carriera o sulla sua vita personale. Ma andiamo avanti. C'è un'altra teoria, forse un po' più maliziosa, che circola sul web. Secondo alcuni, queste rivelazioni shock potrebbero essere una strategia di marketing, un modo per tenere alta l'attenzione sulla coppia e per alimentare il gossip. Non dimentichiamoci che Burak e Neslihan sono due personaggi molto seguiti e che ogni loro mossa viene amplificata dai media. Creare un po' di dramma potrebbe essere un modo per restare sulla cresta dell'onda. È una teoria cinica, lo ammetto, ma nel mondo dello spettacolo nulla è da escludere. A volte, le celebrità sono disposte a tutto pur di mantenere alta la loro popolarità. Personalmente, non credo molto a questa teoria. Burak e Neslihan sono entrambi attori di talento e non hanno bisogno di scandali per farsi pubblicità. Inoltre, mi sembra che siano una coppia molto affiatata e che tengano molto alla loro privacy. La loro storia d'amore è sempre stata sotto i riflettori, ma loro hanno sempre cercato di proteggerla e di viverla lontano dai gossip. Mi sembra strano che, all'improvviso, decidano di creare un dramma artificiale solo per attirare l'attenzione. Tuttavia, è impossibile escludere completamente questa ipotesi. Nel mondo dello spettacolo, a volte, le strategie di marketing possono essere molto sofisticate e possono coinvolgere anche aspetti della vita privata. Gli uffici stampa e i manager delle star sono disposti a tutto pur di promuovere i loro clienti. E a volte, questo significa anche creare scandali e alimentare il gossip. Ma, ripeto, nel caso di Burak e Neslihan, mi sembra un'ipotesi poco probabile. Un altro aspetto interessante da considerare è il rapporto tra Burak e la famiglia di Neslihan. Si sono sempre mostrati sorridenti e affettuosi in pubblico, ma è ovvio che la realtà può essere diversa da ciò che si vede sui social media o sui red carpet. Le foto di famiglia sorridenti e le dichiarazioni d'amore sui social media sono spesso una facciata. Dietro le quinte, i rapporti possono essere molto più complessi e problematici. Magari, dietro le quinte, ci sono tensioni, incomprensioni o semplicemente punti di vista diversi. È normale che in una famiglia allargata ci siano delle divergenze, soprattutto quando si tratta di personaggi famosi e di questioni economiche. Le dinamiche familiari sono sempre intricate, e quando ci sono di mezzo la fama e il denaro, diventano ancora più complesse. Potrebbe essere che Burak abbia un modo diverso di vedere le cose rispetto alla famiglia di Neslihan, e che questo crei delle tensioni e dei malumori. Cosa possiamo concludere da tutto questo? Innanzitutto, che dobbiamo prendere queste rivelazioni shock con le pinze. Non ci sono conferme ufficiali e tutto si basa su voci e indiscrezioni. Bisogna sempre diffidare delle notizie non verificate e dei pettegolezzi che circolano sui social media. Spesso, le informazioni vengono distorte e amplificate, e la verità finisce per perdersi. In secondo luogo, che è plausibile che ci siano delle tensioni o delle incomprensioni tra Burak e la famiglia di Neslihan, ma che non è detto che siano così gravi come vengono descritte. Le incomprensioni familiari sono all'ordine del giorno, soprattutto quando si tratta di persone con caratteri e background diversi. È importante cercare di capire le ragioni degli altri e di trovare un punto d'incontro, ma questo non sempre è facile. In terzo luogo, che potrebbe esserci una componente mediatica, un'esagerazione da parte dei giornali e dei social media per alimentare il gossip e attirare l'attenzione. I media amano i drammi e gli scandali, perché sanno che attirano l'attenzione del pubblico. E spesso sono disposti a tutto pur di ottenere un titolo ad effetto. Infine, che la verità la conoscono solo Burak e Neslihan e che spetta a loro decidere se e come affrontare queste questioni. Noi, da spettatori esterni, possiamo solo fare delle ipotesi e delle congetture, ma non possiamo sapere cosa succede realmente dietro le porte chiuse. La cosa più importante, a mio avviso, è rispettare la loro privacy e non alimentare ulteriormente il gossip. Cerchiamo di non giudicare, di non dare per scontato nulla e di aspettare eventuali dichiarazioni ufficiali. E soprattutto, cerchiamo di non dimenticare che Burak e Neslihan sono persone come noi, con i loro pregi e i loro difetti,
e che hanno diritto alla loro privacy e alla loro felicità. Ed eccoci giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fornito un quadro più chiaro della situazione, per quanto possibile. Spero di avervi dato degli spunti di riflessione e di avervi fatto capire quanto sia importante essere cauti e critici nei confronti delle notizie che circolano sui media. Ricapitolando, abbiamo analizzato le presunte rivelazioni shock di Burak Oshivit sulla famiglia di Neslihan Atagul, cercando di separare i fatti dalle speculazioni. Abbiamo considerato diverse ipotesi, dalle differenze culturali alle pressioni economiche, fino alle possibili strategie di marketing. E abbiamo concluso che la verità la conoscono solo Burak e Neslihan, e che spetta a loro decidere come affrontare la situazione. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino alla fine. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia fatto riflettere su quanto sia importante non dare per scontato nulla e rispettare la privacy delle persone. Soprattutto quando si tratta di personaggi famosi. Adesso tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate. Lasciate un commento qui sotto e ditemi qual è la vostra opinione su tutta questa vicenda. Credete che ci sia un fondo di verità in queste rivelazioni shock? Oppure pensate che sia tutta una montatura mediatica? Siete team Burak o team Neslihan? Scherzo, ovviamente. Non voglio alimentare nessuna faida. E, ovviamente, non dimenticate di mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video e per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie e sui pettegolezzi dal mondo dello spettacolo turco. Ho in programma tanti altri video interessanti, quindi non perdeteveli. Grazie ancora per il vostro supporto e alla prossima. Un abbraccio virtuale a tutti voi. E ricordatevi, prendete sempre le notizie con le pinze e non credete a tutto quello che leggete sui social media.